Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. C'è una convinzione che accompagna da sempre chi osserva un caso di cronaca. Se qualcuno confessa, allora la verità è arrivata. Una confessione sembra chiudere ogni dubbio, mettere ordine nel caos e dare finalmente un nome al male. È un gesto che colpisce, che è impossibile da ignorare perché mai qualcuno dovrebbe accusarsi di qualcosa che non ha fatto. Eppure la realtà a volte prende strade molto più tortuose. Ci sono parole pronunciate per bisogno di attenzione, per fragilità, per rabbia o come strategia. Quando accade l'effetto è devastante, i familiari vengono travolti da nuove speranze e nuovo dolore e l'opinione pubblica sancisce il verdetto ancora prima del tribunale. Ma davanti a dichiarazioni clamorose il rischio resta sempre lo stesso, che il clamore arrivi più veloce della verità. Questa è la misteriosa storia di Nicole van den Hurk. Prima di cominciare con il caso di oggi, però, amici, fatemi ringraziare lo sponsor di questo video, Incogni. Oggi più che mai la nostra vita passa attraverso il digitale. Ogni ricerca, ogni interazione, ogni acquisto o iscrizione lascia una traccia, ma raramente abbiamo davvero il controllo su dove queste informazioni finiscano. Il punto è che i nostri dati non restano fermi, vengono raccolti, aggregati e spesso rivenduti a nostra insaputa. Insomma, pezzi della nostra vita iniziano a circolare in ambienti che non possiamo controllare e intervenire da soli non è affatto semplice. Chiedere la rimozione dei propri dati comporterebbe un'enorme quantità di tempo, decine e decine di richieste diverse, moduli da compilare, procedure che cambiano da piattaforma a piattaforma. Ed è proprio qui che entra in gioco Incogni. Incogni è un servizio che si occupa al posto tuo della rimozione dei tuoi dati personali da centinaia di database online, contattando direttamente le aziende che li conservano e chiedendone la cancellazione. In questo modo riduce concretamente la possibilità che le tue informazioni vengano diffuse, utilizzate o vendute ulteriormente. E non è solo una questione di privacy. Meno dati in circolazione significa meno chiamate spam, meno profilazione invasiva e meno rischio che qualcuno utilizzi le tue informazioni nel modo sbagliato. Per informarvi potete cliccare come sempre sul link nell'info box del video o utilizzare il QR code in sovraimpressione e se decidete di provarlo potete ottenere il 60% di sconto sul primo anno. Grazie Incogni per aver sponsorizzato questo video, ma soprattutto amici, grazie a voi per il supporto al canale. E ora torniamo alla storia di oggi. Nicole Tegmeier nasce a Erkelenz. Questo è un caso, vabbè, qua siamo in Germania, ma questo è un caso olandese, quindi preparatevi alla mia pronuncia dei nomi. Nasce appunto a Erkelenz in Germania il 4 luglio del 1980. Sua madre, Angelica Tegmeier, al momento della nascita di Nicole non vuole rivelare a nessuno l'identità del padre, e questo perché in realtà si tratta di un uomo che è già sposato e che vive nello stesso quartiere, uomo che comunque non farà mai parte della vita di Nicole, anche perché quando la cosa viene fuori, cioè quando si scopre che appunto Angelica e quest'uomo avevano avuto non solo una relazione clandestina ma addirittura una figlia, la cosa crea un grandissimo scandalo nel vicinato. La loro storia comunque non prosegue e poco dopo Angelica conosce e si lega ad un altro uomo che si chiama Ad van den Hurk. Ad fa il musicista e vive nei Paesi Bassi, anzi è proprio un musicista molto famoso nell'ambiente musicale olandese, conosciuto con lo pseudonimo di Andy de Wit, ma noi comunque continueremo a chiamarlo Ad. Ad ha ottenuto un discreto successo negli anni 80-90 con brani che hanno raggiunto tutte le classifiche olandesi ed è comunque molto attivo nel panorama musicale locale. Prima di mettersi con Angelica, Ad ha avuto da un'altra relazione altre 4 figlie, di cui non sappiamo i nomi, e anche un figlio maschio di nome Andy, tutti
più grandi, sono tutti, le figlie sono molto più grandi, Andy è comunque più grande di Nicole e diventano appunto tutti una grande famiglia, questi figli di Ad diventano i fratellastri di Nicole. Quando Nicole ha tra i 2 e i 3 anni, tutta la famiglia si trasferisce nei Paesi Bassi, a Eindhoven, vicino dove è nato Ad. Eindhoven è una città molto tranquilla, ai tempi contava circa 295.000 abitanti, quindi è comunque un contesto cittadino, ma ha un ritmo molto più rilassato rispetto alle grandi metropoli. È uno di quei posti in cui tutto funziona, gli spazi sono tutti molto curati, c'è tanto verde, si respira una qualità della vita molto alta. È considerata una città ideale anche per costruire una famiglia, perché è sicura, è ben organizzata, ha ottimi servizi, scuole, tantissime attività per i bambini, ma allo stesso tempo è comunque una città dinamica, internazionale, grazie comunque alla presenza di università, aziende importanti, quindi non è mai isolata o ferma, no? Ma mantiene sempre un equilibrio tra tranquillità e opportunità. Qui Angelica e Ad si sposano e quindi Nicole prende il cognome Van den Hurk. Nicole cresce quindi in questa grande famiglia circondata dall'amore. Purtroppo però sua madre, Angelica, è una donna molto fragile, sofferente, con dei gravi disturbi mentali che la portano a isolarsi e a passare ore e ore da sola in camera sua e a vivere tutti i legami con grande distacco. Nicole quindi a sua volta si sente sola, si sente impotente in questa situazione e si lega particolarmente al fratello Andy, uno dei figli di Ad, anche perché, come vi dicevo, le figlie di Ad sono tutte molto più grandi e vivono infatti già per conto loro. Andy invece ha solo 5 anni in più di lei e passa molto più tempo a casa, quindi tra i due nasce proprio un bel legame. Anche Andy però ha dei problemi di salute mentale, purtroppo non sappiamo di quale natura, ma sappiamo che comunque lui riesce a gestirli. Nel 1989 però succede qualcosa che peggiora le condizioni psicologiche di Angelica, che sono già fragili, come vi dicevo, ovvero lei e Ad si separano e Ad chiede l'affidamento esclusivo di Nicole, sostenendo che la situazione psicologica di Angelica non le permetta di prendersi cura adeguatamente di lei. Il giudice concorda. La richiesta di Ad infatti viene accolta e Nicole viene affidata in custodia a Ad Van den Hurk. Nicole in realtà di tutto questo è felice, si sente in realtà sollevata perché temeva di dover trascorrere tutta la sua adolescenza occupandosi della madre e di dover rinunciare alla propria vita, alla propria libertà. Nicole sente il peso di tutti i problemi di Angelica e desidera semplicemente vivere la spensieratezza tipica della sua età. La madre Angelica si stabilisce quindi a Tilburg, una cittadina a poco più di 35 km da Eindhoven, e Nicole avrà pochissimi rapporti con lei da questo momento in avanti. Ad invece decide di stabilirsi nel luogo in cui Nicole era cresciuta, vicino Eindhoven, così da evitare di farle cambiare scuola, abitudini, così da non destabilizzarla ancora di più. E nonostante sia spesso assente per lavoro, perché lui, vi ricordate, è un musicista e continua a suonare in giro, comunque è un padre molto attento e molto presente e quando è via per lavoro affida Nicole alla nonna, quindi alla madre di Ad, a cui lei si lega tantissimo. Dopo qualche tempo Ad conosce un'altra donna di nome Yolanda, anche lei fa la musicista e i due appunto si conoscono proprio suonando in giro. Tra i due nasce un grande amore che li porta a sposarsi nel giro di poco tempo. Oltretutto Yolanda instaura anche in pochissimo tempo un bellissimo rapporto anche con Nicole e con tutti i figli di Ad e viene accettata insomma in modo positivo da tutti tranne che da Angelica, che non prende affatto bene questa cosa. Angelica a questo punto sta cercando di risollevarsi dai suoi problemi di salute mentale, ma alla notizia che il suo ex marito si è risposato ha un vero e proprio crollo, un crollo che non riesce a reggere e purtroppo nell'aprile del 1995 si toglie la vita. Questo drammatico avvenimento segna profondamente Nicole, che a questo punto ha quasi 15 anni e che
nonostante la distanza, ovviamente ha sempre amato sua madre. Nicole è devastata, prova dentro di sé un dolore che non ha mai conosciuto prima ed è costretta ad affrontare la perdita della madre insieme anche al senso di colpa per il loro rapporto trascurato, rendendosi conto del fatto che questo rapporto non avrà mai modo di recuperarlo in futuro. Dopo la morte di Angelica, Ad cerca di starle più vicino, di stare più vicino a Nicole, trascorrendo molto più tempo a casa per sostenerla durante il lutto, così come anche i suoi amici le stanno vicini. In autunno poi Nicole si stabilisce a casa di sua nonna paterna che vive nei sobborghi di Eindhoven, più precisamente a Tongerle. A fatica si butta nello studio e per distrarsi e per tenersi ulteriormente occupata inizia anche a lavorare part-time in una panetteria di un centro commerciale a pochi isolati da casa di sua nonna. Nicole si dà molto da fare, cerca di impegnare tutto il suo tempo tra la scuola, il nuovo lavoro, le uscite con gli amici e il suo nuovo fidanzato, un ragazzo con cui passa gran parte del suo tempo anche perché sua nonna la lascia molto libera. Le dà molta fiducia. Arriviamo così al 6 ottobre del 1995. È un venerdì e quella mattina Nicole si sveglia molto presto e si prepara per andare al lavoro. Quel giorno la scuola, tra l'altro, è chiusa perché c'è una qualche festività, quindi appunto Nicole si prepara, saluta sua nonna, prende la sua bicicletta e si dirige verso il centro commerciale. Fuori è prestissimo, sono le 5 del mattino e il tragitto da casa di sua nonna al centro commerciale è breve, sono circa 15 minuti e Nicole è abituata a farlo praticamente ogni giorno. Questa volta però deve fare quel tragitto al buio perché appunto è mattina prestissimo e il sole non è ancora sorto. Dopo 15 minuti dall'inizio del turno però Nicole al lavoro ancora non ci è arrivata. La sua collega quindi inizia a preoccuparsi perché Nicole è sempre in orario, non è da lei non presentarsi senza almeno avvisare. La collega quindi va fisicamente a cercarla, ripercorre a piedi il tragitto abituale di Nicole, ma di lei non c'è traccia. La collega ha un bruttissimo presentimento e così decide di avvisare la nonna di Nicole, che si preoccupa anche lei tantissimo, anche perché nel pomeriggio poi Nicole non si presenta neanche a scuola a prendere la sua sorellina, figlia di Ad con la nuova moglie Yolanda, e questo è ancora più strano. La famiglia di Nicole allora decide di andare immediatamente a denunciare la sua scomparsa alle autorità, che avviano subito le ricerche in tutta l'area circostante. Ma letteralmente nessuno nelle vicinanze dice di averla vista o di aver parlato con lei. Arrivano così le 18 e il sole inizia a calare, rendendo le ricerche ancora più difficili, ma proprio quando le ricerche stanno per interrompersi per la giornata, qualcosa viene ritrovato. La bicicletta di Nicole. La sua bicicletta viene trovata nel fiume Dommel, praticamente a metà strada tra casa sua, casa di sua nonna, e il lavoro. Ma di Nicole, di nuovo, non c'è alcuna traccia, come non c'è traccia neanche dei suoi effetti personali, quindi del suo zaino, le sue chiavi di casa, non c'è nulla. Gli inquirenti temono che Nicole possa essere caduta in acqua e annegata. Così viene inviata una squadra di sommozzatori per perlustrare il letto del fiume, ma anche questa volta non viene rinvenuto nulla. Le ricerche proseguono, ma non emerge nulla di nuovo e così, come accade spesso nei casi che coinvolgono degli adolescenti, si inizia a considerare l'ipotesi di un allontanamento volontario. Eppure i suoi familiari sono certi che Nicole non si sarebbe mai allontanata di sua iniziativa e questo è quello che sostengono anche tutte le persone vicine a lei, che vengono ovviamente interrogate, vengono interrogati tutti i suoi amici adolescenti, viene interrogato il suo fidanzato. Eppure agli investigatori lo scenario sembra plausibile. D'altronde, solo qualche mese prima sua madre si era tolta la vita e Nicole stava comunque affrontando un periodo molto complesso. Si fa strada quindi anche questa ipotesi, l'ipotesi che Nicole possa essersi allontanata volontariamente e che abbia abbandonato la bicicletta in riva al fiume per scappare, forse
in Germania, che era il suo paese natale, dalla famiglia materna o magari dal padre biologico, che Nicole abbia sentito l'esigenza di ricostruire un rapporto con lui. C'è però una testimonianza che fa pensare ad un'altra ipotesi, e cioè quella del rapimento. La zia di Nicole, infatti, racconta agli investigatori di aver assistito ad una scena molto inquietante successa il giorno prima della scomparsa, quindi giovedì 5 ottobre. La scena è la seguente. Mentre Nicole stava uscendo di casa per andare sempre al lavoro in bicicletta, uno sconosciuto aveva tentato di salire sulla sua bici e aveva iniziato a pedalare insieme a lei, guidando la bici in una direzione però sbagliata rispetto alla strada, come a volerla deviare per portarla via. Fortunatamente Nicole si era dimenata ed era riuscita a farlo scendere. Lo sconosciuto era scappato e lei era andata via. Purtroppo però risulta impossibile identificare questa persona e soprattutto capire se c'entri qualcosa con questa sparizione. Però, insomma, certo è una coincidenza un po' strana che sia successo proprio poco prima, cioè proprio il giorno prima della scomparsa di Nicole. La situazione a questo punto è molto tesa, c'è del malcontento, c'è della frustrazione soprattutto in Ad e nella nonna di Nicole, insomma nella famiglia di Nicole. La nonna di Nicole viene interrogata più e più volte, però senza mai giungere a nulla. Ad prova anche a sfruttare la sua notorietà per mantenere alta l'attenzione sul caso e in effetti questa storia diventa virale praticamente in Olanda e catalizza tutti i media. Om te beginnen het drama rond het vermiste meisje Nicole van den Hurk. Circa 2 settimane dopo, poi, il 19 ottobre, lo zaino di Nicole viene ritrovato presso il canale di Eindhoven. Si pensa quindi che possa trovarsi lì da qualche parte anche il suo corpo, quindi tutta l'area del canale viene attentamente perlustrata, ma purtroppo non viene ritrovato nient'altro. E al momento non ci sono ancora abbastanza elementi da seguire, cioè non c'è nulla che possa portare ad un risultato concreto, che possa indicare davvero neanche una pista da seguire. Vengono anche offerte ricompense in denaro per chiunque dovesse avere delle informazioni utili che possano portare ad un arresto e arrivano effettivamente numerose segnalazioni, ma nulla di rilevante. Per esempio, qualcuno segnala un presunto avvistamento di Nicole. Qualcuno dice di averla vista il giorno dopo la sua scomparsa presso una stazione di servizio di Venlo, che sarebbe una cittadina olandese che confina con la Germania. Ma anche questa, come tutte le altre segnalazioni, risulta un buco nell'acqua. Gli investigatori continuano ad interrogare tutti, gli amici, il fidanzato, i conoscenti del quartiere e nel frattempo Yolanda, la nuova moglie di Ad, decide di percorrere una strada diversa, decide di rivolgersi ad un sensitivo. Questo sensitivo suggerisce di concentrare le ricerche vicino a 2 specifici canali e le autorità, che stanno comunque andando alla cieca, decidono di tentare in questo modo, cioè quindi gli danno retta. E così i 2 canali vengono perlustrati in lungo e in largo, con l'impiego anche delle unità cinofile, ma anche stavolta non viene fuori nulla. Poi, il 24 ottobre, accade qualcosa. La polizia riceve una segnalazione anonima. Qualcuno telefona in commissariato e afferma che Nicole è stata uccisa. La chiamata però si interrompe prima che l'interlocutore possa fornire qualsiasi dettaglio e soprattutto il nome dell'omicida. E quindi di fatto questa segnalazione è del tutto inutile. Non si sa chi abbia chiamato, non si riesce a rintracciare questa chiamata, anche perché comunque siamo nel 95, non si sa chi abbia ucciso Nicole, come, dove, e le autorità non se ne fanno niente, insomma, di questa informazione, anche perché non sanno neanche se si tratti di un'informazione vera oppure no. Ma poi arriva la svolta. Circa un mese dopo, il 22 novembre, un escursionista che sta camminando in una zona boschiva tra i comuni di Mierlo e Lierop trova dei resti umani. Quelli sono i resti di Nicole van den Hurk.
Questa zona boschiva si trova non lontano da casa di sua nonna, a circa 17 km da Eindhoven. Il corpo di Nicole viene trovato vestito e coperto solo da qualche ramo. L'autopsia rivelerà che Nicole è deceduta da tempo e presenta 2 fratture alla mandibola e segni di coltellate sulla testa e sulle costole. E rileverà anche che la povera Nicole è stata anche violentata e successivamente accoltellata. Le condizioni del corpo non permettono di ottenere molti dettagli perché purtroppo la decomposizione è in stadio molto avanzato, ma la causa della morte viene identificata con un buon margine di certezza in un'importante emorragia interna causata proprio dalle coltellate alle costole. Sul corpo di Nicole però non sono presenti tracce o indizi utili per individuare il killer. Vengono però prelevati 3 campioni di DNA, cioè viene trovato proprio dello sperma. 2 campioni vengono prelevati nella zona genitale e 1 dagli slip. Campioni che però a questo punto servono a poco, non portano a nulla perché siamo sempre nel 1995 e le tecniche di analisi sono ancora obsolete. Il funerale di Nicole si tiene la settimana successiva, il 28 novembre, e in quell'occasione più di 1000 persone si riuniscono per darle l'ultimo saluto, partecipando alla cerimonia per renderle omaggio e dimostrandole tutto l'affetto e la vicinanza. La comunità è sotto shock anche perché, come vi dicevo all'inizio, tendenzialmente quella è una zona sicura, un posto dove non succede mai nulla. Dopo circa 2 mesi, la polizia, come ulteriore tentativo per smuovere le acque, decide di recuperare il nastro della telefonata di segnalazione, quella in cui quella persona anonima sosteneva che Nicole fosse morta, fosse stata uccisa, e diffonde un frammento in TV per provare a identificare la persona che ha chiamato, ma purtroppo neanche così riescono ad ottenere alcuna informazione rilevante. Ma a questo punto succede qualcosa di bizzarro. Un'amica della famiglia di Nicole, che si chiama Céline Hartogs e che vive negli Stati Uniti, dall'altra parte del mondo, a Miami, in Florida, viene arrestata per traffico di droga, viene arrestata negli Stati Uniti e alla polizia di Miami dichiara di avere delle informazioni sul caso di Nicole. Céline viene quindi raggiunta in Florida dai detective di Eindhoven e viene interrogata. E nel corso di questi interrogatori lei inizia a fare nomi, a indicare persone con cui aveva lavorato, affermando che siano i diretti responsabili della scomparsa e dell'omicidio di Nicole. Céline viene anche estradata nei Paesi Bassi e le sue testimonianze ovviamente riaccendono la speranza nella famiglia di Nicole, che per un momento crede davvero di poter arrivare finalmente alla verità. Ma purtroppo anche questo risvolto risulta inutile. Quelle informazioni infatti altro non sembrano che delle invenzioni di Céline, studiate ad hoc per ottenere qualche sconto di pena. E dalle indagini infatti non emerge alcun legame reale o verificabile tra lei e la morte di Nicole. Oltre a queste piste sbagliate, non ci sono quindi particolari sospettati e così i sospetti ricadono sulla cerchia familiare. Il primo ad essere considerato una persona di interesse è il fratellastro di Nicole, Andy, che il 22 maggio, quindi circa 6 mesi dopo il ritrovamento del corpo nel bosco, viene arrestato con l'accusa di omicidio. E tra l'altro, se vi ricordate, Andy ha sempre avuto dei problemi mentali. Ecco, questi problemi lo hanno portato negli anni all'abuso di sostanze e a vivere una vita instabile. Pensate che a questo punto Andy è anche senza fissa dimora, quindi è una persona chiaramente con delle grosse difficoltà. Dopo 5 giorni di interrogatorio però viene rilasciato per mancanza di prove. Ma dopo solo 2 settimane dall'arresto di Andy, la polizia arresta un'altra persona, Ad, il padre patrigno di Nicole. Cioè sembra che la polizia stia andando a tentoni.
infatti anche lui viene poi rilasciato per mancanza di prove. E così il tempo passa, il caso si raffredda e piano piano il numero di investigatori assegnati al caso viene ridotto fino a quando il caso viene ufficialmente archiviato come cold case. Nel 2004 viene poi riesaminato da una squadra speciale che però conclude di nuovo che non ci sono sviluppi o piste percorribili. La famiglia di Nicole è devastata e sono anche tutti convinti che gli investigatori avrebbero potuto fare di più. Andy, il fratello, che è particolarmente turbato da tutta la vicenda, decide di andare via, decide di trasferirsi in Inghilterra per allontanarsi da tutto e cercare di ricominciare. Anche Ad decide di allontanarsi dai Paesi Bassi e si trasferisce con sua moglie Yolanda in Spagna, ma i due tra l'altro finiranno per divorziare qualche anno dopo. Gli anni passano e arriviamo così al 2011. Sono passati quindi ben 16 anni dalla morte di Nicole. Ma nonostante sia passato tutto questo tempo, Andy non si dà pace, è sempre molto irrequieto. Infatti, durante una conversazione al telefono, suo padre, Ad, gli dice proprio che forse dovrebbe cominciare ad accettare che probabilmente non avrebbero mai scoperto la verità su quanto accaduto a Nicole. Ad non sa che Andy sta per fare qualcosa di sconvolgente. L'8 marzo del 2011 Andy va sul suo account Facebook e pubblica un messaggio scioccante. Scrive questo: oggi verrò arrestato per l'omicidio di mia sorella. Ho confessato e avrete degli aggiornamenti presto. Questa sua dichiarazione viene riportata alla polizia britannica. Vi ricordate, lui a questo punto vive in Inghilterra, che poco dopo ovviamente lo arresta. Andy viene quindi estradato nei Paesi Bassi e lì viene di nuovo formalmente accusato dell'omicidio di Nicole. Questa notizia lascia comprensibilmente tutti senza parole, in primis suo padre Ad, che è devastato dal dolore. A Eindhoven Andy viene trattenuto e interrogato, ma contro di lui non emergono prove concrete, se non la sua stessa confessione, che però da sola non viene ritenuta né sufficiente né credibile. Gli investigatori infatti iniziano a ipotizzare che la confessione di Andy altro non sia che un tentativo disperato di forse provocare una reazione nel vero colpevole, spingendolo magari a farsi avanti e a rivendicare il delitto. La polizia interroga di nuovo anche Ad per riuscire a capire il suo punto di vista, ma lui è totalmente spaesato e non riesce a spiegare il comportamento del figlio, ma dichiara di voler rimanere fuori dalla vicenda e di voler prendere le distanze da tutto il clamore mediatico legato alla morte della figlia. Lui vuole solo rifarsi una vita. Dopo non molto tempo Andy ritratta la sua confessione, ammette di aver mentito e viene rilasciato. Pubblicamente poi dichiara queste parole: volevo che venisse riesumato il suo corpo, così che il DNA venisse prelevato e esaminato. Mi sono incastrato da solo e la cosa sarebbe potuta andare terribilmente male. Per farla riesumare ho dovuto mettere in atto una serie di passi. Sono andato dalla polizia e ho detto di essere stato io e mia sorella e mi manca ogni giorno. Ma poi Andy aggiunge anche qualcos'altro. Aggiunge di aver confessato lui solo per coprire quello che in realtà è il vero colpevole, perché il vero colpevole, dice, è Ad, suo padre. Andy racconta una verità scioccante. Dice che Ad avrebbe abusato di Nicole, l'avrebbe messa incinta e per evitare che la verità venisse scoperta l'avrebbe uccisa. Come potrete immaginare, sono tutti sconvolti da queste dichiarazioni e Ad respinge fermamente ogni accusa, sostenendo che suo figlio abbia perso completamente ogni lucidità. Le autorità però non possono ignorare queste gravissime accuse, anche perché in queste dichiarazioni c'è qualcosa di importante, ovvero l'ipotesi di una gravidanza. Si decide quindi di riesumare il corpo di Nicole per verificare questa eventualità. Nel settembre del 2011 poi, su quelli che
erano i tamponi effettuati all'epoca per l'esame per confermare la violenza sessuale, che ovviamente sono stati conservati, vengono effettuate nuove analisi utilizzando tecniche di analisi del DNA più moderne, perché ovviamente sono appunto passati 16 anni. Nei campioni di sperma vengono isolati due distinti profili genetici. Uno è attribuito al fidanzato di Nicole, che però, essendo suo fidanzato, viene escluso anche perché avevano già indagato su di lui, lo avevano già dichiarato estraneo ai fatti. L'altro invece è un profilo ignoto, un profilo che non appartiene né a Andy né a Ad. Quindi Andy aveva mentito di nuovo quando aveva detto che il colpevole era Ad. Perché? La sua spiegazione è sempre la stessa. Voleva smuovere le cose, voleva portare alla riesumazione del corpo di Nicole e a eseguire nuove analisi forensi. E dato che con la sua confessione non ci era riuscito, aveva inventato che il colpevole fosse suo padre e che Nicole fosse rimasta incinta. E per quanto le sue dichiarazioni siano controverse, effettivamente funzionano, perché spingono la polizia a considerare delle piste che in precedenza non erano state esplorate. Gli inquirenti stanno di fatto riesaminando il caso e, rileggendo tutti gli atti e indagando, qualcuno nota delle somiglianze tra le dichiarazioni della zia di Nicole e un caso avvenuto 5 anni dopo la morte di Nicole. Vi ricordate, la zia di Nicole aveva raccontato di aver visto il giorno prima della sua scomparsa un uomo salire sulla sua bicicletta e pedalare nell'altra direzione, come se volesse rapire Nicole, giusto? Ebbene, nel settembre del 2000 un uomo aveva aggredito una giovane donna nello stesso identico modo. L'aveva aggredita mentre andava in bicicletta, dopo averla fermata si era seduto con lei sulla bicicletta, era salito sulla sua bicicletta, obbligandola a pedalare. Poi aveva minacciato la donna con un coltello e infine aveva abusato di lei. In quel caso però il colpevole era stato identificato. Ma prima di dirvi il nome di questa persona però dovete sapere che nei Paesi Bassi ci sono delle norme sulla privacy molto molto rigide, perché lì la privacy è presa molto sul serio e questo influenza quindi profondamente il modo in cui i media trattano i casi di cronaca nera. Anche lì ovviamente vale il GDPR come in tutta l'Europa, cioè la legge che stabilisce come devono essere raccolte e usate le informazioni private delle persone, ma lì nei Paesi Bassi questa legge è accompagnata anche da altre leggi nazionali molto precise che regolano l'uso dei dati da parte della polizia e della magistratura e che impongono forti limiti alla diffusione di informazioni sensibili, soprattutto quando si tratta di persone coinvolte in indagini o procedimenti legali. Anche in Italia ovviamente esiste una normativa sulla privacy molto severa, ma il sistema giudiziario italiano è costruito su un principio diverso, ovvero quello della pubblicità degli atti e dei procedimenti. Questo significa che, salvo eccezioni specifiche, gli atti giudiziari possono diventare accessibili a tutti e quindi indirettamente anche oggetto di racconto mediatico. Nei Paesi Bassi invece si tende a proteggere il più possibile l'identità e i dati delle persone coinvolte, anche dei carnefici. Per questo motivo, l'uomo che ha aggredito quella donna di cui vi ho parlato poco fa è conosciuto solamente come Joss DG, che sarebbe proprio uno pseudonimo usato dai media. Di lui non si conosce il nome, non si conosce il volto, esiste una foto soltanto sua che, come potete vedere, è censurata. Le uniche cose che sappiamo sulla sua vita sono che viene da Helmond, una città sempre nei Paesi Bassi. Sappiamo che è divorziato e che ha una figlia nata 3 anni dopo la morte di Nicole. Insomma, quando gli investigatori scoprono questa somiglianza tra il caso di questa donna aggredita sulla bicicletta da Joss DG e il caso di Nicole, confrontano immediatamente il DNA di quest'uomo al profilo genetico trovato sul corpo di Nicole e finalmente trovano una corrispondenza.
Oltre a questo, sul giubbotto di Nicole era stato trovato anche un capello, suppongo un pelo, dato che dalla foto Joss DG sembra completamente calvo, e anche questo comunque appartiene a lui. Joss DG quindi il 14 gennaio del 2014 viene arrestato. Joss, tra l'altro, ha già dei precedenti per violenza sessuale. In passato ha commesso ben 3 stupri, per i quali era stato condannato a soli 3 anni di custodia preventiva e a un trattamento obbligatorio in una struttura psichiatrica. Questo è stato per quell'aggressione con coltello di cui abbiamo parlato prima. Al processo, che comincia nell'aprile del 2015, lui comunque si dichiara innocente. Andy, il fratello di Nicole, commenta all'inizio del processo in questo modo su Facebook. Oggi inizia il processo per lo stupro e l'uccisione di mia sorella. Dopo 20 anni spero che possa finalmente avere la pace che merita. Inutile dire che sono completamente distrutto dall'ansia. Yolanda e le sorelle di Nicole invece rilasciano questa dichiarazione alla stampa. Niente più figlia, niente più sorellina. Dal 6 ottobre 1995 non siamo più una famiglia completa. Dal 6 ottobre 1995 non c'è più Nicole. Incredulità, dolore, sofferenza sono le prime parole che mi vengono in mente. In realtà queste parole continuano a risuonarmi nella testa da 20 anni, ma queste parole non significano nulla per chi ha fatto questo. Per loro contano solo il bisogno, il desiderio, il potere. Il processo non sarà semplice. Sebbene il DNA dimostri chiaramente un coinvolgimento di Joss, o perlomeno un contatto con la vittima a ridosso dell'omicidio, la difesa contesterà questa prova, attaccandosi innanzitutto al fatto che sul corpo di Nicole fosse presente anche il DNA del fidanzato, che però non è mai stato incriminato. Chiaramente però, mentre la presenza di tracce spermatiche del fidanzato è facilmente spiegabile, visto che lui e Nicole avevano rapporti consensuali, non si può dire la stessa cosa di quello di Joss. In più, Joss aveva 27 anni all'epoca dei fatti, quindi 12 anni in più di Nicole. E faccio questa specifica perché la difesa ad un certo punto tenterà anche di affermare che tra lui e Nicole ci fossero stati rapporti consenzienti i giorni prima dell'omicidio, ma lui era un quasi trentenne e lei una quindicenne, e peraltro nei Paesi Bassi l'età minima del consenso è 16 anni, quindi. E tra l'altro Joss a inizio processo aveva dichiarato di non conoscere neanche Nicole, quindi aveva contraddetto lui stesso i suoi avvocati, e quando vengono chieste spiegazioni riguardo questa cosa, i suoi avvocati lo difendono dicendo che magari dopo tutti questi anni si era semplicemente dimenticato di conoscerla. Certo, come no. Lui stesso comunque poi cambierà versione, dicendo che sì, ora che ci pensa, la conosceva, e anzi i due avevano avuto rapporti, ovviamente consenzienti. Non molto credibile come cosa, visto i suoi numerosi precedenti per stupro, ma va bene. In aula poi Joss racconta alla corte che tra il suo divorzio nel 1990 e la nascita della figlia nel 98 aveva condotto una vita molto sregolata, e descrive il suo modo tossico di vedere il sesso. Racconta che per lui il sesso è uguale a pagare per fare la spesa, e che lui non fa differenza tra una ragazza piccola, vecchia, bionda, nera. Per lui il sesso è una cosa di poco conto che comunque gli serve per fuggire dalla realtà. La difesa poi cerca anche di invalidare le prove genetiche, sottolineando la presenza di un terzo profilo genetico, presenza che però è molto più blanda e di cui non si è identificata l'appartenenza. Questo terzo DNA infatti sembrerebbe più che altro una traccia derivante da una possibile contaminazione in laboratorio, e questo infatti getterebbe un'ombra sulla validità degli esami eseguiti. La difesa poi spiega che Joss non aveva un movente per togliere la vita a Nicole, ma l'accusa ribatte sottolineando il profilo critico dell'imputato, che era già noto per reati sessuali, descrivendolo come un soggetto incline a comportamenti predatori.
intimidatori. Tra rinvii e ritardi, comunque, il processo va avanti per più di un anno e nel 2016, per rafforzare la solidità delle prove, si deciderà di ripetere le analisi del DNA, coinvolgendo sia laboratori nei Paesi Bassi sia una struttura in Nuova Zelanda, così da ottenere verifiche del tutto indipendenti. Dopo alcune settimane arrivano i risultati delle nuove analisi e il portavoce del laboratorio spiega che i dati indicano come sia 2,28 milioni di volte più probabile che quel campione appartenga a Joss DG che non a chiunque altro. L'accusa poi decide anche di interrogare in aula alcuni testimoni che avrebbero sentito Joss vantarsi di aver ucciso una ragazza e lo avrebbe detto durante la sua permanenza in un ospedale psichiatrico. Un testimone affermerà che Joss aveva ammesso di aver avuto rapporti sessuali con Nicole, ma che l'aveva uccisa perché lei avrebbe riso delle dimensioni del suo pene. Questo testimone spiega anche di aver deciso di farsi avanti e di raccontare queste cose perché aveva appreso dai media che c'era un rischio di assoluzione per mancanza di prove, cioè che assolvessero Joss per mancanza di prove e non voleva che la facesse franca. Alla fine però la sua dichiarazione verrà reputata poco credibile perché a quanto pare questo testimone sembrava un po' troppo interessato alla ricompensa che era stata promessa a chiunque avesse informazioni sul caso. Ma c'è in realtà anche un secondo testimone che riferisce qualcosa di simile, ovvero che Joss si vantava di aver commesso un omicidio e di non essere mai stato punito. Ad aggravare la posizione di Joss poi c'è un'altra prova, anche se si tratta di una prova circostanziale. Nell'ottobre del 95, dopo soli 19 giorni dalla scomparsa di Nicole, Joss aveva denunciato il furto della propria vettura, che è stata poi ritrovata vicino ad un fiume con le chiavi nel cruscotto. E questo, secondo l'accusa, sarebbe stato un tentativo di liberarsi di qualche prova incriminante. La famiglia Van den Hurk segue tutto il processo con speranza, nonostante il dolore incommensurabile che provano, e quando arriva il primo verdetto è un duro colpo per loro. All'inizio sembrava che a Joss fosse stata data una condanna completa, con un totale di 14 anni di carcere, ma dopo solo un mese l'accusa di omicidio di primo grado viene esclusa e Joss viene quindi accusato di omicidio colposo invece che omicidio di primo grado e violenza sessuale. Cambiano quindi le accuse e chiaramente omicidio colposo è diverso da omicidio di primo grado, che sarebbe il nostro omicidio doloso, perché nel caso di omicidio di primo grado si parla di un atto volontario, cioè la persona decide di togliere la vita a quella persona e porta avanti quella decisione. L'omicidio colposo invece riguarda situazioni diverse in cui la morte non è voluta, ma può avvenire per negligenza, imprudenza o perché qualcuno agisce comunque senza voler uccidere, magari in un momento di perdita di controllo o senza rendersi conto della conseguenza delle proprie azioni. Incredibilmente comunque Joss viene riconosciuto colpevole soltanto dello stupro, ma non, neanche di omicidio colposo, perché non si è riusciti a dimostrare una correlazione diretta tra l'aggressione e la morte. La condanna quindi si abbassa a soli 5 anni di carcere, una pena che potremmo definire irrisoria e che scatena una comprensibile indignazione sia nella famiglia sia nell'intero paese. La procura presenta immediatamente appello e nell'agosto del 2018 si tiene un nuovo processo. L'accusa richiede una pena di almeno 14 anni di carcere e il 9 ottobre del 2018 Joss viene effettivamente condannato anche per omicidio colposo e ottiene una pena di 12 anni di carcere. La difesa però tenta un ulteriore ricorso, ma nel 2020 la Corte Suprema conferma la decisione e così la condanna diventa definitiva. Ciò però significa che Joss uscirà dal carcere poco più che sessantenne e non è proprio rassicurante visto il suo profilo da stupratore seriale.
La famiglia Van den Hurk non si è mai davvero risollevata dal dolore che questa vicenda ha provocato e nell'agosto del 2021 purtroppo questa storia si trasforma in una tragedia nella tragedia, perché Andy, il fratello di Nicole, che fino all'ultimo aveva lottato per ottenere giustizia per lei, arrivando anche a mettere in pericolo la propria vita, non riesce a reggere il peso di tutto quel dolore e a 46 anni decide di togliersi la vita. Sul padre, invece, Ad non sappiamo nulla, ad oggi conduce una vita lontano dai riflettori e posso solo immaginare quanto debba aver sofferto ad aver perso così tante persone, la ex moglie, una figlia e un figlio. C'è un dolore così grande e veramente difficile anche solo da immaginare per me e ancora di più capire come si possa trovare la forza di andare avanti dopo qualcosa del genere. Queste purtroppo, amici, sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Fatemi sapere se lo conoscevate già, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi come sempre un commento, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo, io come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!